Di sabato mattina alle ore 11 ci piazzano l'amichevole Juventus-Reggiana e anche se il venerdì, almeno il mio, ma immagino quello di tutti voi, è agosto, sia stato un po' tribolato, comunque in qualche modo non ci siamo fatti perdere questa amichevole che si è giocata alla Continas, ribadisco, alle 11, anche perché diceva lo stesso telecronista, la Juventus poi partirà, anzi, mi sa stesso oggi parte per la tournée in Germania e proprio per questo motivo incastri e cose varie. Si è giocato stamane. E una partita, un amichevole che come già ho visto con la Roma, con il Milan, tranne per il Napoli ci arrivo, squadre mixate, più non è che si tende in questo momento ad assimilare gli incastri tattici, anche se poi si provano, no? Le difese a 4, la difesa a 3, come ha fatto la stessa Juventus, ma non è che vuoi già testare la squadra che poi scenderà in campo alla prima partita ufficiale. A differenza del Napoli, dicevo, perché il Napoli è l'unica squadra che ho visto davvero in un amichevole l'altro giorno. Nel primo tempo blocco di quelli che oggi partono avanti e nel secondo le riserve, quelle che stanno un pochettino dietro. Ecco, il Napoli si è portato avanti anche in questo, a torto o a ragione, non lo so. E la Juventus, come tutte le altre squadre, ovviamente prendono queste amichevoli più che altro come un allenamento. Cioè, quello di oggi, sì, lo chiamiamo amichevole, tutto quello, ma è veramente un allenamento non a secco, un allenamento con la palla, dove però puoi portare a casa anche altri spunti validi. Uno su tutti, il ritorno in campo di Bremer, ragazzi, credo che questa forse sia proprio la notizia anche accolta anche con gioia, perché no? Perché era un ragazzo che ha subito un infortunio pesante, che ha fatto fatica a rientrare anche forse nei tempi, no? Perché si parla di 300 giorni, ragazzi, 300 giorni sono veramente tanti e adesso rivederlo in campo è anche bello, ecco, ribadisco perché dopo un infortunio del genere un giocatore di quella levatura è troppo importante per la Juventus e secondo me è uno di quelli che sposta e sposterà gli equilibri, no? Ovviamente nel momento in cui ritornerà a pieno regime. Ma io ho già visto mezzo del primo tempo, la difesa del primo tempo, la difesa del secondo tempo. Ecco, forse l'unico blocco che davvero ha provato Tudor, forse proprio l'assetto difensivo, perché i primi tre scelti oggi forse mi sembrano i titolari della Juventus lì dietro. Ma ci arriviamo, parliamo di tutto, parliamo anche di David, l'altro uomo, non dico un altro uomo che per cui ho avuto un occhio di riguardo, ecco, diciamo così, poi mamma mia, anche il telefonista Vlahovic nel secondo tempo, sempre questa storia di Vlahovic, anche perché poi non sai forse neanche cosa dire, voglio un po' mettermi nei panni del telecronista e tiri fuori un po' di robe, ma ne parliamo con calma, in serenità, resettiamoci, come dicevo prima, come al solito vi invito, prima di ogni cosa, a lasciare un like per il solito. Il solito, l'algoritmo che sta sempre là a romperci le scale, sempre lui, sempre lui, sempre lui. Se volete quindi spolliciate, iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti. Credo che alle 18 c'è un'altra amichevole della Roma che sto ormai seguendo assiduamente, quindi se volete iscrivetevi per stare connessi appunto. Poi non lo so se arriverà un altro video sul calciomercato, vediamo la questione Luca, non me ne fate neanche parlare della situazione Luca, ho già parlato di ieri, vediamo, quindi comunque rimanete connessi, pagina YouTube, pagina Facebook, su YouTube, dove vi pare. Grazie per il supporto, grazie davvero. Mamma, io faccio una fatica, ma è l'una, è come se fossero le 5 di mattina in questo momento. Non capisco perché, ragazzi, faccio fatica in maniera assurda quest'oggi. Perdonatemi, ma ci siamo. Lo dicevo prima, Tudor ha provato nel primo tempo la difesa a 3, nel secondo ovviamente un po' nel secondo 4-2-3-1 mi pare addirittura. Sì, ha cambiato un po' le carte in tavola, ma ripeto,
le due squadre non erano un blocco di titolare e l'altro di riserve, è stato un mix, un tutt'uno, però nel primo tempo abbiamo visto la difesa Bremer, Kalulu e Kelly. Che non lo so, ma oggi credo che partano forse avanti rispetto agli altri, anche se poi ho visto nelle ripresa di Jalò, mi ero proprio dimenticato di Jalò, onestamente, un po' rivedibile, no? Hanno subito quel gol di testa sul gol di Kondo, che poi ha fatto vedere belle cose sto ragazzo, secondo me decisamente meglio il primo tempo la Juventus per espressione tattica, anche se poi qualche costruzione di troppo sbagliata, ecco, ovvio, lo ribadisco, giocatori sulle gambe, questo è più che una amichevole, mi è sembrato veramente un allenamento, un test atletico dove poi le amichevoli sono test atletici, no? Cioè, non è che ti aspetti di vai a lavorare appunto per recuperare, per avere il ritmo gara, quindi stiamo parlando del nulla. Però ho visto qualche errore in costruzione di troppo, anche sul primo gol subito dalla Juventus, qualcosina che si può e si deve sicuramente levare, qualcosina sbagliato sotto porta, appunto per questioni di mancanza anche, ribadisco, di lucidità. Però hanno fatto vedere cose interessanti secondo me David davanti, soprattutto il giocatore che è. Poi i gol che oggi magari non ha segnato li farà in partita quando avrà il ritmo gara, però i movimenti quelli sono interessanti, quelli sono interessanti, il fatto che lui viene spesso e volentieri ad accorciare, a dare quindi il fraseggio, oppure l'ho visto sull'assist di Miretti, lui fa il taglio sul primo palo da attaccante, oppure quante volte si è andato ad allargare, oppure fa la giocata sul gol di Concesao, dove è lui che no, viene, raccorda e serve quella palla allo stesso Concesao. Secondo me ha fatto vedere cose molto molto interessanti. Oggi è l'attaccante della Juventus, non è che oggi, cioè un giocatore come David, ragazzi, va veramente a robustire ulteriormente un attacco della Juventus che già non era poca roba considerando Ildiz, Vlaovic, Colomani che va riscattato, quello è, ma sicuramente si sta lavorando anche a quello. Oggi la Juventus può vantare oggi, certo, con un Vlaovic in uscita, quello che vi pare. Tra l'altro Vlaovic comunque voglioso di dimostrare, no? Gol, traversa, gol sì, di tapin, quello che vi pare, ma voglioso sempre di esserci. Oggi la Juventus davanti c'è Colomani, Vlaovic e David, ragazzi. E vorrei dire, Tudor ha fatto è riuscito a far andare in doppia cifra Simeone, Caprari, Barak. Vi ricordate quel Verona là? Se non sbaglio Simeone addirittura 17 gol, comunque tantissimi gol. Oggi, oggi Tudor ha gente come David, gente come Colomani, ribadisco Vlaovic, Ildiz, Concesao, io mi aspetto tanti gol dalla Juventus di Tudor l'anno prossimo. Ovviamente quando avrà ritmo gara, quando avrà un'aggressività diversa, perché oggi non puoi di certo giudicarla questa squadra qua, però ha davvero giocatori di un certo livello. Poi c'è stato lo scambio con João Mario Alberto Costa ed è un altro giocatore da valutare, ha fatto vedere qualche discesa interessante. Cop Mainers che va recuperato in mezzo al campo. Ci sono tante situazioni su cui lavorare, ma lì davanti io mi aspetto che la squadra di Tudor proprio non sbagli. Oggi non l'abbiamo visto, ma non vedo l'ora di vedere insieme Ildiz e David, appunto, che poi paradossalmente giocando con un 3-4-2-1, secondo me questo è il modulo base, poi potrà alternare anche in costruzione o altro alla difesa a 4, quello che vi pare, ma io mi aspetto, cioè, questo 3-4-2-1, il giocatore dietro la punta può essere lo stesso David, non solo quello il primo, ma anche il sottopunta, Ildiz, la punta la può fare Colomanino, si possono interscambiare, sempre se verrà riscattato, ma si parla di quello. Vediamo cosa fa Vlaovic, però veramente di soluzioni, c'è Concesao, cioè di soluzioni la Juventus ne ha veramente a uffa adesso, e quindi sono molto 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 curioso di questa Juventus di Tudor, ovviamente. Signori, sì, stare lì poi a commentare i gol fatti, gol subiti, oggi c'è poco da dire. Fatemi sapere cosa ne pensate voi sostanzialmente, va bene?
E niente, vi abbraccio caramente ci vediamo dopo, dai. Un grande abbraccio.